Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a realizzare il progettino che avete visto nell'anteprima. Per questo progettino ho scelto questo filato, è un gomitolone da 500 grammi ed è 50% lana e 50% acrilico. La casa consiglia di lavorare con l'uncinetto del 3,5. Io per tutto il progettino lavorerò con il numero 5. Sono gomitoloni da 500 grammi, io l'ho acquistato in una merceria vicino casa mia. Quindi se voi dovete realizzare lo stesso progettino, dovete acquistare appunto un filato che sia sottile, che si lavora con l'uncinetto del 3,5. Ok, quindi detto questo vi lascio al tutorial. Inizieremo facendo una fascia. Questo è il nostro collo, quindi io per una taglia SM io ho fatto all'incirca 46 cm di fascia per il collo. Se voi dovete andare a fare una taglia LXL andate a fare 50 cm di fascia per il collo, questa qua. Per una taglia SM io ho fatto 10 fiori di questi, per una taglia LXL dovete andare a fare 12 fiori di quelle. L'importante è che siano pari. Io ad esempio ne ho fatti 10, voi ne fate 12. L'importante è che siano pari, altrimenti poi non li possiamo dividere. Quindi fatti i nostri fiori andremo a cucirli, a lavorare delle catenelle e unirli, e andiamo a unire questi fiori tutti attorno, tutte e 10 in una volta. Dopodiché andremo a cucirli in questo collo. Quindi fatto la mia fascia di 46 centimetri, ho raccolto nel primo giro tutte le maglie ed erano 70. Nel secondo giro ho fatto degli aumenti, quindi ho fatto 30 aumenti, quindi da 70 sono andata a 100, quindi ho 100 maglie. Nella catenella praticamente che io ho lavorato per unire i fiori, io ho fatto 3 maglie, le ho prese in questo petalo, 3 maglie in questo petalo e 4 maglie le ho prese in questo pezzettino tra un fiore e l'altro. Diciamo ho fatto 4 catenelle per unire l'altro fiore, ok? Per unire l'altro fiore ho fatto 4 catenelle, quindi 3, 6 e 4, 10. Quindi se noi contiamo i fiori sono 10, quindi ho 100 maglie in tutti i fiori, ho 100 maglie e 100 maglie ce l'ho al collo. Quindi facciamo un piccolo campione per vedere come si lavora il fiore, come si lega al nostro collo. Prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle. Ne facciamo un'altra e andiamo nella seconda dall'uncinetto e facciamo maglia bassa. Entriamo nella seconda maglia bassa, quindi andiamo a fare 6 maglie basse. E 6. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare sempre a maglia bassa la costina che c'è esterna. Prendiamo la costina e lavoriamo, prendiamo l'altra costina e lavoriamo quella che c'è esterna, praticamente dobbiamo andare a lavorare. Quindi 6 maglie e 6 maglie basse, una catenella e voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare sempre in costra retro le maglie basse. Quindi andiamo a lavorare la nostra fascia per il collo, il nostro elastico del collo, quindi andiamo a lavorare il nostro elastico per 46 centimetri. Io sto lavorando un campione, quindi farò un pezzettino di elastico
per inserire 2 fiori, quindi farò un piccolo campione, quindi voi lavorate, arrivate a 46 centimetri, vi fermate, quindi andiamo a lavorare 46 centimetri di elastico. Allora, terminata la mia fascia, vi ricordo che io sto facendo un campione e nel mio progetto originale la mia fascia misura 46 centimetri. Dopo aver fatto 46 centimetri di fascia, andiamo a unirla e facciamo una piccola cucitura qui, sempre con l'uncinetto a maglia bassissima, ok? Quindi fatta la nostra cucitura andiamo a fare le nostre maglie mezze alte, quindi contiamo le maglie: 1 2 3 4, quindi proseguiamo con le maglie mezze alte fino al termine del giro, quindi in questo caso andiamo a fare tutte le maglie mezze alte tutto attorno alla nostra fascia, quindi andiamo a fare le maglie mezze alte attorno alla nostra fascia, li contiamo e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le mie mezze maglie alte, ho preso tutte le maglie a giro, quindi le maglie mezze alte. A questo punto andiamo a fare un aumento, quindi dobbiamo andare a fare sempre a maglia mezza alta, dobbiamo inserire 30 maglie, quindi nel secondo giro. Nel primo giro andiamo a raccogliere tutte le maglie, io ho raccolto 70 maglie, nel secondo giro andiamo a fare un aumento quindi di 30 maglie, quindi da 70 andiamo a 100 maglie, ok? Qui naturalmente non faccio l'aumento. Arrivate a questo punto che ho finito le mie maglie e i miei aumenti, taglio il filo e vado a fare i miei fiori. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a fare un anello magico dove al suo interno faremo 3 catenelle per alzarci, 1 2 e 3 per alzarci, e poi 16 maglie alte, quindi 1 2 3 4 14 15 e 16 maglie. Quindi stringiamo l'anello magico e andiamo e ci chiudiamo non nelle 3 catenelle ma nella maglia alta, la prima maglia alta che abbiamo fatto. Quindi abbiamo fatto le 3 catenelle per alzarci e la prima maglia alta, quindi ci chiudiamo nella prima maglia alta con una maglia bassissima, facciamo una catenella, rientriamo di nuovo nella stessa maglia e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, saltiamo una maglia di base, entriamo in quella successiva con una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, saltiamo una maglia e andiamo in quella successiva e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto una maglia, vado in quella successiva, una maglia bassa. Quindi proseguiamo per tutto il giro, saltando una maglia, facendo 3 catenelle, salto una maglia e vado in quella successiva. Lo facciamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi arrivati alla fine mi rimane l'ultima maglia, quindi faccio le 3 catenelle, 1 2 3 catenelle e mi chiudo nella maglia bassa iniziale con una maglia bassissima. Dobbiamo avere nel nostro lavoro 8 archetti di questi di 3 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8 archetti. Con una maglia bassissima ci spostiamo dentro le 3 catenelle nel primo archetto e facciamo una maglia bassissima, ci alziamo con 4 catenelle, 2 3 4 catenelle, prendiamo il filo 2 volte nell'uncinetto, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia altissima, filo 2 volte sull'uncinetto, una maglia altissima,
2 volte il filo sull'uncinetto, maglia altissima. Sono 3 maglie altissime, quindi 4 catenelle, 3 maglie altissime, 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Entriamo sempre nello stesso archetto e ci chiudiamo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima ci spostiamo nell'archetto successivo e ripetiamo tutto, quindi 4 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, rientriamo, maglia altissima, filo 2 volte sull'uncinetto, rientriamo, maglia altissima, 2 e 3. Quindi le 4 catenelle, 3 maglie altissime, 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle, rientriamo di nuovo nello stesso archetto, quindi rientriamo di nuovo nello stesso archetto e facciamo una maglia bassissima. Ok, quindi proseguiamo per tutto il giro. Ogni archetto facciamo le 4 catenelle, passiamo con una maglia bassissima, 4 catenelle, 3 maglie altissime e 4 catenelle, ci chiudiamo con una maglia bassissima e passiamo nell'archetto successivo. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Fatto l'ultimo gruppetto di 3 maglie altissime, quindi 4 catenelle, 3 maglie altissime, e adesso faccio 4 catenelle, 2 3 e 4 e mi vado a chiudere sempre nello stesso archetto con una maglia bassissima, con una maglia bassissima. Ecco qua, quindi taglio il filo e vado a fare un nodino. E questo è il nostro fiore con i petali, vedete? È facilissimo e semplicissimo, oltretutto è anche velocissimo da fare. Allora, terminati i miei 2 fiori, per fare un piccolo campione andiamo a cucire i nostri fiori. Quindi io vi ricordo, nel mio progetto originale di fiori ne ho fatti 10. Qui sto facendo un campione con 2 fiorellini, quindi andiamo a cucire i fiorellini. Quindi qui ci sono le 3 maglie altissime, le catenelle, 4 catenelle, 3 maglie altissime, 4 catenelle. Noi entriamo nella maglia altissima, entriamo nella maglia altissima e facciamo una maglia bassa, quindi facciamo una maglia bassa. Andiamo nella seconda maglia altissima e facciamo maglia bassa, e nella terza maglia altissima e facciamo maglia bassa. Facciamo una catenella, che poi questa non conta quando andiamo a cucire il fiore alla fascia, questa la dobbiamo saltare, la facciamo per spostarci. Ecco, facciamo una catenella e ci spostiamo nell'altro petalo, quindi andiamo nella maglia altissima, entriamo e facciamo maglia bassa, 2 maglie basse e 3 maglie basse, quindi 3 maglie altissime. Io ho fatto 3 maglie basse, quindi 4 catenelle, 2 3 4 catenelle e prendiamo l'altro fiore. Quindi entriamo nella maglia altissima e facciamo una maglia bassa, passiamo nella maglia successiva, maglia bassa, maglia successiva, maglia bassa. Quindi noi dobbiamo lavorare le 3 maglie altissime, non le catenelle, le 3 maglie altissime. Facciamo una catenella e ci spostiamo nell'altro petalo, quindi nella maglia altissima andiamo a fare una maglia bassa, 1 2 e 3 maglie basse, e così abbiamo uniti i nostri fiori. Quindi uniti i nostri fiorellini andiamo ad unirli alla fascia, a cucirli la fascia, quindi dritto con rovescio, quindi io appoggio rovescio con rovescio e vado a cucire i miei fiorellini con la fascia. Quindi entro nella prima maglia bassa
e nella prima maglia mezza alta della fascia e faccio una maglia bassa. Ok, mi sposto nella seconda maglia bassa e prendo una maglia mezza alta della fascia e così vado a cucire le 3 maglie basse. Ok, qui c'era la catenella, ma questa non la contiamo, passiamo direttamente, saltiamo la catenella e passiamo direttamente nella maglia bassa. Prendiamo la maglia bassa e una maglia della fascia e chiudiamo a maglia bassa. Quindi 1, 2 e 3. Ok, qui abbiamo le 4 catenelle, quindi prendiamo la prima catenella, entriamo nella prima catenella e nella maglia e chiudiamo a maglia bassa. La seconda catenella e chiudiamo a maglia bassa. La terza catenella e la quarta catenella, quindi entriamo nella quarta catenella e nella maglia mezza alta della fascia e chiudiamo a maglia bassa. Qui abbiamo le 3 maglie altissime, quindi le 3 maglie basse, una, prendiamo la maglia di qua e chiudiamo, maglia di qua e chiudiamo. Quindi 1, 2 e 3, questa è la terza e chiudiamo con una maglia bassa. Ok, quindi maglia bassa e maglia bassa. Ok, e abbiamo fatto la nostra cucitura, quindi abbiamo unito i fiori alla fascia, vedete? Ok, quindi a questo punto poi qui andremo a fare una piccola cucitura, li uniamo così con una piccola cucitura. A questo punto, unita la parte di sopra, andiamo ad unire i petali di sotto, quindi giriamo il lavoro così. Quindi partiamo da sempre le 3 maglie centrali, quindi le 3 maglie altissime, e facciamo maglia bassa, seconda maglia altissima, maglia bassa e maglia bassa. Tra un petalo e l'altro andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Passiamo nella maglia altissima successiva e facciamo maglia bassa, quindi 1, 2 e 3 maglie basse nelle maglie altissime sottostanti. Qui abbiamo un petalo praticamente, guardate, mettiamoci così qui si vede. A questo punto andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo nel petalo questo che c'è, diciamo, sotto, su questo petalo, e andiamo nella maglia altissima, nella prima maglia che noi, dopo la catenella c'è la maglia altissima, entriamo e facciamo una maglia alta, una maglia alta, 1, 2 e 3 catenelle, andiamo nella maglia altissima, questa dell'altro fiore, in questo petalo praticamente nella maglia altissima in alto, e facciamo una maglia alta, e così abbiamo unito i 2, diciamo, fiori. Qui andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle, e andiamo nella maglia altissima del petalo, entriamo e facciamo
una maglia bassa, nell'altro petalo, nell'altra maglia una maglia bassa e una maglia bassa, 3 catenelle, 2 e 3 catenelle, passiamo nel petalo successivo e ci sono le 3 maglie altissime, quindi sopra le maglie altissime andiamo a fare 3 maglie alte, 3 maglie basse, 1 2 e 3 maglie basse, e così abbiamo unito il fiore. Quindi questo praticamente è un lavoro che noi facciamo a giro. Io per farvi vedere come andare avanti, io giro il lavoro, ma questo è un lavoro che io ho fatto in tondo, quindi io giro il lavoro per farvi vedere il lavoro. Quindi giriamo il lavoro e vado ad entrare nelle maglie. Quindi qui ci sono le 3 maglie alte, io vado a fare una maglia mezza alta, quindi continuo con le maglie mezze alte, quindi ogni maglia vado a fare una maglia mezza alta, quindi questo sarebbe questo punto, questa diciamo riga, ecco questa riga. Qui ho lavorato a tondo, qui ho girato il lavoro per farvi vedere. Quindi qui c'è un'altra maglia e andiamo a fare maglia mezza alta, qui ci sono le 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie mezze alte, 1 2 e 3 maglie mezze alte. Qui ci sono le 3 maglie basse e andiamo a fare le 3 maglie mezze alte, 1 2 e 3 maglie mezze alte. E qui abbiamo le 3 catenelle, andiamo a fare 3 maglie mezze alte, 1 2 e 3 maglie mezze alte. Qui abbiamo la maglia alta, quindi entriamo nella maglia alta e facciamo una maglia mezza alta. Qui abbiamo le catenelle che abbiamo fatto tra un fiore e l'altro, le 3 catenelle che abbiamo fatto tra un fiore e l'altro. Qui andremo a fare solamente qui in questo pezzo, in queste 3 catenelle tra un fiore e l'altro, andiamo a fare 4 maglie mezze alte, 1 2 3 e 4 maglie mezze alte. Qui abbiamo la maglia alta, andiamo a fare una maglia mezza alta, qui 3, andiamo a fare 3 maglie mezze alte e 3. Qui andiamo a fare le maglie mezze alte come si presentano le maglie, 3 maglie mezze alte, qui le 3 catenelle, 3 maglie mezze alte, 1 2 e 3 maglie mezze alte. Qui le 3 maglie e andiamo a fare 3 maglie mezze alte, 1 2 e 3 maglie mezze alte e 3. Ok, quindi questo è il lavoro che noi dobbiamo fare. Quando le abbiamo tutti uniti, qui andremo a fare una piccola cucitura, ecco qui che io ancora devo fare. Quindi qui andremo a fare una piccola cucitura, uniremo diciamo i 2 petali, quindi uniremo i petali così. A questo punto togliamo il campioncino. Allora, dopo aver fatto il giro tra un fiore e l'altro, abbiamo fatto le maglie mezze alte, qui abbiamo fatto 4 maglie mezze alte, ho fatto un altro giro di maglie mezze alte, quindi sono 2 giri di maglie mezze alte. Continuiamo a fare i giri di maglie mezze alte, quindi io mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e faccio una maglia mezza alta, quindi continuo fino a che non raggiungo lo scalfo della manica. Quindi continuiamo con i giri fino a quando non raggiungiamo lo scalfo della manica. Allora, io ho fatto 3 giri di maglie mezze alte e mi sono fermata perché per la mia misura va benissimo, quindi da questa parte a questa parte ho 45 centimetri e a me mi va bene. Come scalfo della manica ho messo già
i marcapunti per ricavare lo scalfo della manica, ho 15 centimetri, quindi qui aggiungo delle catenelle per fare lo scalfo della manica. A questo punto andiamo ad unire lo sprone, quindi io giro e parto proprio vicino, diciamo, il marcapunti, e facciamo maglia bassa e una catenella. Prendiamo il filo sull'uncinetto, entro e faccio maglia mezza alta, entro nella maglia successiva, maglia mezza alta. Qui dove c'è il marcapunti vado, faccio una maglia mezza alta e poi aggiungo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 catenelle. Passo dall'altra parte nell'altro marcapunti, prendo il filo sull'uncinetto, entro e faccio una maglia mezza alta e abbiamo unito la prima metà dello sprone per ricavare lo scalfo della manica, e continuiamo a lavorare le maglie mezze alte fino ad arrivare all'altro marcapunti, all'altra metà. Sono arrivata all'altra metà, prendo il filo sull'uncinetto, entro dove c'è il marcapunti e faccio una maglia mezza alta, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, vado dall'altra parte dove ho messo l'altro marcapunti e chiudo con una maglia mezza alta. Ok, e così abbiamo unito anche l'altra metà e andiamo avanti a lavorare le maglie mezze alte come si presentano. Quindi terminate il giro, sono arrivata alla fine, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella, quindi maglia bassa catenella, e faccio una maglia mezza alta. Quindi lavoreremo, faremo il nostro maglioncino tutto a spirale senza chiudere. Quindi mi segno la maglia dove termina il giro e continuo a fare le maglie mezze alte, quindi continuo con le maglie mezze alte. Quindi qui abbiamo le 5 catenelle e andiamo a fare 5 maglie mezze alte, 1 2 3 4 e 5 maglie mezze alte e 5. Qui abbiamo la maglia mezza alta e continuiamo a fare le maglie mezze alte. Allora, continuiamo a fare le maglie mezze alte, lavoriamo le maglie mezze alte per la lunghezza che noi vogliamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei giri, io ho fatto 33 giri e misura dal bordino del collo, praticamente da questa punta a questa punta, mi misura 40 centimetri e di larghezza io ho 44 centimetri. A questo punto, fatti i miei giri, andremo a fare qui l'elastico, quindi lavoreremo il puntacoste sempre a maglie mezze alte. Quindi io ho fatto 33 giri a spirale a maglia mezza alta, ok? Quindi andiamo a chiudere qui. Ho fatto l'ultima maglia, quindi io vado nella maglia successiva e mi chiudo con una maglia bassissima. A questo punto mi alzo con una catenella e vado a prendere la maglia, questa di sotto, praticamente la maglia mezza alta. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, prendo la maglia a rilievo davanti e chiudo a maglia mezza alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'altra maglia, prendo la maglia a rilievo dietro e chiudo con una maglia mezza alta, tutte a maglie mezze alte.
quindi questa in avanti e questa dietro, questa in avanti e questa la prendiamo dietro. Quindi proseguiamo così, facendo le maglie mezze alte, lavorando le maglie a coste 1 a 1, sempre a maglie mezze alte. Lavoriamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato tutto il giro, ho iniziato a fare il secondo giro a maglie a coste, quindi una maglia dietro e una maglia davanti, andando avanti per i giri che noi vogliamo. Io andrò a fare un 6-7 giri, ecco, farò un bordino un paio di centimetri, un 6-7 giri e poi mi fermo. Quindi continuiamo per 7 giri a fare le maglie a coste 1 e 1. Andiamo a fare 7 giri di maglie a coste e dopo ci occuperemo della cucitura dei nostri petali. Dobbiamo andare a cucire i nostri petali, quindi andiamo a cucire i nostri petali così. Dopodiché andremo a fare le maniche, quindi facciamo 7 giri di bordino e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi per andare a unire i due petali, quindi il petalo da questa parte e da questa parte, quindi poi andiamo a unire questo punto e questo punto, andiamo a prendere la lana, l'apriamo così e ne prendiamo solamente un filo. Quindi io prendo un filo della stessa della lana, ecco qua, un pezzettino di lana, ecco qua, ne prendo un pezzettino e vado a cucire con lo stesso filato, naturalmente. Quindi vado a prendere un ago da cucito, vedete, così abbiamo lo stesso filato. Quindi con l'ago vado a prendere la catenella che si trova da questa parte, quindi o lo facciamo dal dritto o lo facciamo dal rovescio, quindi non c'entra niente, poi lo leghiamo e nascondiamo i fili. Quindi l'ultima catenella di questo petalo noi siamo andati a prendere la maglia altissima, quindi la prima maglia dopo la catenella siamo andati a prendere la prima maglia altissima. Adesso andiamo a prendere la catenella, quindi la terza catenella, la quarta catenella, cioè la quarta catenella, lo uniamo così e andiamo a prendere proprio una maglia diciamo centrale, quindi catenella, maglia altissima e maglia altissima, quindi entriamo e andiamo a cucire. Magari facciamo 2-3 giri, poi magari le andiamo a nascondere, quindi passiamo nella maglia successiva, questa qua, e prendiamo anche questa qua, andiamo nell'altra maglia, prendiamo l'altra maglia e chiudiamo, non stringiamo troppo. Quindi per ultima andiamo a prendere la catenella, questa qui, l'ultima che ci rimane, ok? Quindi è venuta una bella cucitura. Entriamo il filo dentro e l'andiamo a nascondere, magari facciamo un nodino, ecco qua, e così abbiamo cucito il primo petalo e tagliamo il filo. Ok, questo naturalmente poi l'andiamo tutti a nascondere, perché ancora dobbiamo nascondere tutti i fili di lavorazione, andiamo a nascondere anche questi, quindi continuiamo ad unire. Ad esempio qui adesso dobbiamo andare ad unire questo petalo con questa metà del petalo, vedete, qui c'è la metà del petalo, quindi andiamo ad unire a questo petalo e l'andiamo a unire così, e così via per tutti i fiori che noi abbiamo. Quindi uniamo tutti i fiori e poi ci vediamo qui per la manica.
Allora, terminata la cucitura dei miei fiori, vedete ho cucito tutti i fiori, praticamente ho cucito tutti i petali dei fiori, li ho uniti sia davanti che dietro. Ho fatto il mio bordino a coste. A questo punto ci mancano solamente le maniche, ho nascosto tutti i fili di lavorazione, ci mancano solo le maniche per terminare il nostro progettino. La manica verrà lavorata a maglia mezza alta e a spirale, gli ultimi 7 giri li lavoreremo a coste 1 a 1 per richiamare il bordino che abbiamo fatto sotto. Quindi partiamo con la prima manica. Quindi la manica la faremo lunga per quanto la vogliamo, se la vogliamo a metà, se la vogliamo lunga, ecco, a vostra scelta praticamente. Quindi entriamo in un punto, queste sono le 5 catenelle che abbiamo aggiunto sotto lo scalfo della manica, quindi andiamo ad alzarci facciamo una maglia bassa e ci alziamo con una catenella che vale come prima maglia mezza alta. Passiamo nella maglia successiva e andiamo a fare maglia mezza alta, quindi lavoriamo tutte le maglie mezze alte. Qui prendiamo le 5 maglie mezze alte, cioè le catenelle che abbiamo fatto, 5 maglie mezze alte, e andiamo a lavorare le maglie mezze alte. Raccogliamo tutte le maglie. Allora, raccogliamo le maglie, tutte le maglie mezze alte, e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine, ho raccolto tutte le maglie della manica, della mia manica. A questo punto mi devo andare a chiudere, quindi prendo il filo sull'uncinetto e mi chiudo direttamente nella catenella iniziale, nella maglia iniziale, con una maglia mezza alta, così. Ok, e questa me la segno perché qui andremo ad aprire il giro e a chiudere il giro, quindi, e continuiamo con le maglie mezze alte. Quindi lavoriamo le maglie mezze alte come si presentano. Allora, lavoriamo le maglie mezze alte e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del secondo giro, tolgo il marcapunti e mi vado a chiudere nella prima maglia con una maglia mezza alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro dove avevo il marcapunti e mi vado a chiudere con una maglia mezza alta. Me la segno, così andrò a chiudere sempre in questa maglia e continuo a lavorare le maglie mezze alte. Andiamo a lavorare la nostra manica a maglia mezza alta e a spirale per quanto la vogliamo lunga noi. Gli ultimi 7 giri l'andremo a lavorare a coste 1 a 1, sempre a maglia mezza alta. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio per la visione e vi auguro una bellissima giornata e noi ci vediamo ad un nuovo tutorial. Ciao a tutti, un bacio.